Ciao a tutti, in questo video vi racconto la mia esperienza al centro di ricerca di ecologia e applicazioni forestali dell'Università di Barcellona. In particolare vi racconto il monitoraggio che abbiamo svolto in Andorra nel periodo di maggio per raccogliere alcuni dati di tipo ecologico. Il monitoraggio si svolgeva nella valle di Ordino, che è una valle a nord di Andorra, molto simile alle Alpi per molti aspetti, con picchi abbastanza elevati, si va dai 1500 ai 2900 metri, e il monitoraggio è pianificato su 12 siti che vengono controllati di anno in anno anche per vedere come cambiano i parametri ambientali nel corso del tempo. Allora, visto che siamo andati a maggio, prima di iniziare vi racconto 2 o 3 robine su dei fiori che sbocciano proprio in quel periodo, in alta montagna. Allora, il primo di cui volevo parlare è questo qua, il narciso, che conoscete sicuramente perché è usato come fiore ornamentale, ma non tutti sanno che il bulbo, che sembra una cipolla, non usatelo per il soffritto perché è mortale. Contiene un veleno, la licorina, che in 24 ore può portare al decesso. Altro fiore che si trovava spesso è il dente di cane, Erythronium dens canis, che si chiama in questo modo perché il bulbo dovrebbe assomigliare a un dente di cane. Inoltre un fiore che si vedeva spesso è Dactylorhiza latifoglia, che è del genere Orchidee. È interessante perché può essere di colore sia giallo sia violetto, anche se appartiene alla stessa specie. Non è che sono fiori maschili o femminili, non so bene perché sia di questi colori differenti, però è molto bello da vedere. Ultimo fiore di cui volevo accennare è il Pinguicula vulgaris, che dall'immagine sembra una violetta. In realtà non ha nulla a che vedere con le violette, anche perché è una pianta carnivora, cioè digerisce le parti di insetto che riesce a catturare grazie alle sue foglie vischiose, quindi appiccicose. Infatti viene chiamata anche erba unta in termini comuni, volgari, e digerisce le parti di insetto per assorbirne principalmente l'azoto e il fosforo. Ok, chiusa questa parentesi sui fiori, passiamo a vedere il monitoraggio che abbiamo fatto e che viene tuttora appunto svolto nei 12 siti in Andorra. Allora, possiamo dividerlo in 4 parti. La prima parte è sull'analisi del suolo e in particolare della capacità di biodegradazione del suolo. Questa cosa viene fatta seguendo una metodologia molto particolare che va a determinare il T-Bags Index. Vengono sotterrate, seguendo una procedura ben specifica, delle bustine di tè, e dopo 6 mesi, 1 anno, 3 anni vengono dissotterrate e pesate. In base alla differenza di peso che c'è tra la bustina una volta che è stata dissotterrata e la bustina prima che venga sotterrata, si determina quanto è l'attività batterica, microbiologica all'interno del suolo e quindi la sua capacità di biodegradazione. Altro monitoraggio sugli alberi: viene misurato l'accrescimento del tronco di alcuni alberi campione, in cui è stato installato un dendrometro. Può calcolare fino al 10° di millimetro l'accrescimento di anno in anno dell'albero in questione. Gli alberi che sono monitorati si chiamano Pinus uncinata, che è una specie di pino mugo, solo che è molto più alto del pino mugo alpino, chiamiamolo così. Oltre a questi dendrometri manuali ci sono anche alcuni alberi equipaggiati con un dendrometro digitale. Questo dendrometro digitale può misurare di ora in ora l'accrescimento o restringimento del tronco. Restringimento perché nonostante l'albero cresca di anno in anno, ci sono alcuni momenti in cui si restringe perché manca acqua all'interno del tronco, e questo avviene, il restringimento avviene durante la fotosintesi, quando quindi l'albero ha bisogno, utilizza l'acqua, e altri casi in cui si restringe nei momenti di siccità. Terzo tipo di monitoraggio, dal mio punto di vista molto interessante, è sugli uccelli, e quindi praticamente mettevamo delle reti con dei richiami per la cincia mora e la cincia dal ciuffo, e tutti gli uccellini passeriformi che rimanevano incastrati nella rete venivano presi da una tecnica esperta e certificata per questo lavoro e misurati, anellati. Poi i dati venivano inseriti in un
database mondiale e poi rilasciati. 55 wing. Le cose che venivano misurate sono per esempio la lunghezza di alcune piume delle ali, delle zampe o la percentuale di grasso sul petto. You can see that the belly is quite flat at the top, okay? So we are seeing something similar to this. And the white, yellowish color we see here is fat. Poi se questo esemplare viene ricatturato in un futuro, visto che ha l'anello, si potrà determinare come i suoi parametri vitali sono cambiati nel corso del tempo. Nonostante il monitoraggio sia pensato per la cincia mora e la cincia dal ciuffo, all'interno della rete sono finiti anche altri uccellini. Uno molto carino è il regolo, che è questo uccellino piccolino, Regulus regulus, che pesa 5 grammi, niente, cioè una foglia. Altra specie che è finita all'interno della rete è la Prunella modularis, in italiano chiamata passera scopaiola. Non è uno scherzo, passera scopaiola. La dicono perché quando cammina sembra che spazzi con la coda per terra. In realtà ha una vita sessuale tutta particolare, cioè la femmina si accoppia con più maschi nello stesso anno e i maschi, tra l'altro, prima di accoppiarsi a volte becchettano la cloaca in modo da rilasciare il seme di quelli che sono stati precedentemente. Poi altra specie interessante che abbiamo visto è il crociere, che ha un becco che la parte superiore e la parte inferiore si incrociano in modo da poter rompere meglio i pinoli di cui si nutre. Vado più sistematico con dei nest box, ovvero delle casette per gli uccelli in cui loro vanno dentro a nidificare, e quindi aprendole poi si può vedere le uova o il nido e da lì capire il tipo di specie. Infine, ultimo tipo di monitoraggio è quello attraverso le fototrappole, che poi è quello che sono i dati su cui io sto lavorando all'interno del centro di ricerca. Per ogni sito ci sono 5 fototrappole e queste praticamente fotografano automaticamente tutti gli animali che passano davanti, quindi volpi, camosci, caprioli e anche animali domestici, perché ci sono molte mucche, cavalli che pascolano liberi nella Valle di Ordino. E ovviamente ci sono anche le marmotte. Ok, con il fototrappolaggio ho finito quello che volevo raccontare e ci vediamo in una prossima puntata.